Sono molto emozionato perché lui è veramente un mito vivente. Fa finta di non capire italiano, invece da buon francese lo capisce meglio di me. No, io ho capito italiano. Ti faccio una domanda, ma tu hai anche una parte di origini italiane, o sbaglio? Sì, sì, sì. Posso chiederti che cosa prima di partire? So my mother, the side of my family from my mother comes from Italy. Yeah. Non so se... Quindi ho una piccola parte della famiglia che è italiana. Oh. Allora, Lucca Comics è fiera e onorata di avere qui Astruc, che oggi ci racconterà come è nata la sua serie e ci mostrerà come ha ideato e realizzato i suoi personaggi. Ti chiedo da dove nasce proprio l'idea di Ladybug. Hello everybody, thank you for coming here and watch me draw. It's a huge honor for me to show you how I proceed, even if I don't know if it's really interesting because I'm not a really good artist. Ciao a tutti, grazie per essere qui, per essere venuti a guardarmi disegnare, anche se non so quanto sarà interessante perché non sono molto bravo a disegnare. In fact, I'm more a storyboard artist than a real character designer or an illustrator. So it means that most of the time, the drawings I make are just to illustrate what the story is. So I give you an example of what I usually draw. So basically, a storyboard is like a comic book, but it just needs to show what will happen in the cartoon. Ok, diciamo che più che altro mi occupo dello storyboarding della serie, cioè nel senso che do un'idea di come illustrare la serie agli artisti veri e propri che poi disegneranno i personaggi. So usually we use a software to do this, but here I'm going to do it on a paper, but basically it's the same thing. We have the frames like this, and then we draw really quick shots, really quick drawings. So for example, it's things like this. If I want to do a shot of Ladybug who is speaking to Cat Noir, it will look like this. In genere lo facciamo con i software, qui ve lo faccio vedere su carta, in genere facciamo così, ecco, questo è come disegno o creo una scena. And so basically that's just it, you know, and there is the dialogue, blah 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 blah. Ecco, così, lo faccio così e ci metto bla bla, vuol dire che sta parlando. And you got to understand that when we are doing storyboards like this, we need to draw like 6,000 drawings a month, which is huge. E in genere facciamo più di 6.000 disegni al mese, che sono veramente tanti. So that's why we don't have time to draw nice drawings and everything. It must be sketches and it must be done very quickly. We don't have time to wait. So if I want to draw Ladybug who is running. Ecco, per questo non abbiamo molto tempo di entrare troppo nel dettaglio con i disegni, quindi dobbiamo farli velocemente. Se voglio fare per esempio Ladybug che sta correndo, la disegno così. It will look like this. Ecco, così. And that's all. È tutto. So it's not really fancy, you know, it's not really nice, but basically that's my job most of the day. And usually I don't even draw myself. People just show me their storyboard and then I correct mistakes and I change little poses and everything. So it's not very fancy to look at. Quindi ecco, non è proprio interessante o bello, è un po', diciamo così, uno schema più che altro. Più che altro il mio lavoro consiste nel consigliare o cambiare magari qualcosa che gli altri disegnano per me. But sometimes when we are doing when we are writing the script, I usually do sketches for the new characters or the new villains. And this time I got time to do something more fancy and more elaborate. And I'm gonna show you little sketches like this.
Però a volte quando stiamo scrivendo invece la storia, allora lì faccio altri disegni e magari illustro nuovi personaggi, nuovi cattivi, e qui effettivamente sono dei disegni un po' più belli, adesso vi faccio vedere. So sometimes it looks like this. I don't know if you can see it correctly on the screen. Di solito ecco, questo è quello che disegniamo, non so se riuscite a vederlo. So this is an important part of an incoming episode. You could consider this as a spoiler, but it's not. It's okay. Questo è un po' uno spoiler di un episodio che dovrà ancora essere mandato in onda. It's not very important for the story, but this is a story where Ladybug and Cat Noir can't beat the villain. So everybody's blocked. The villain can't fight Ladybug anymore, and Ladybug and Cat Noir can't fight the villain as well. Ok. Questa è una scena che non è troppo importante per la storia, però praticamente Ladybug e Cat Noir hanno a che fare con il cattivo, però sono tutti bloccati, quindi non possono lottare fra di loro. And so that's why they are blocked like this, and it's very difficult to write it down, and explain it to the artist who will do the storyboards after me. So what we do is that we just, okay, they are blocked, and then I do the drawing, and we give it to the team, and so it's more efficient for everybody. So this is the kind of sketches I do, and you can see it's a bit more elaborated. Ecco, quindi questo tipo di disegni invece sono un po' più elaborati perché mi servono per spiegare meglio la scena agli artisti, cioè gli dico, ecco, sono bloccati, vi faccio un disegnetto così almeno poi potete elaborarlo meglio. Tra l'altro lui parla degli storyboard in maniera, con tutto rispetto, quasi riduttiva, come io faccio queste cose così. In realtà questa è la vera regia del prodotto, cioè lui non è solo autore, è anche regista. Yeah, but basically I'm not it's not like if I was, I'm not a comic book artist, I'm the creator and the director of the show, which means that basically I just give directions to people and I tell them, please do it like this, please do it like that. And everybody that works with me is better than me at doing this stuff, at doing the stuff I ask. So. Quindi sì, esatto, non sono un fumettista, sono più il regista, quindi do la direzione, dico agli altri ok, fai così, oppure fai così, e gli altri a fare i disegni perlomeno sono più bravi di me. And so this is something, I can show you this, so this is another spoiler. Questo è un altro spoiler che vi farò vedere. You've seen, I don't know if everybody has seen season 3. Non so se avete visto la terza stagione. But in season 3, you can see that Marinette uses the mouse Miraculous. Okay, so basically, the mouse Miraculous will have a new holder after. And so while we were writing the story, I sketched some design. I try things, and it looks like this. Ecco, un po' come nella terza stagione. Ho disegnato qualcosa che è questo che vi sto facendo vedere. I don't know if you can see it correctly, but yeah? Yeah. So it's not the final, it's never the final design because people work on this after me, but basically that's the kind of document I give to the people. Ecco, quindi non è il disegno finale perché poi comunque viene elaborato, però è intanto la prima bozza, diciamo così. So you can see it's a bit more elaborated. There is a little bit of color, but there is no shadows or anything. Ecco, quindi c'è un po' più di colore, però non ci sono le ombre, non è troppo elaborato. Un pochino di più degli altri, sì. It's mostly sketches. In genere sono soltanto degli sketch piccolini. What can I show you again? Poi vorrei farvi vedere qualcos'altro. Sometimes I do more elaborated stuff with a little bit more colors, it will be an incoming character from season 4. Ecco, a volte faccio cose un po' più elaborate, un po' più di colore. Ecco, questo è un personaggio che potrete vedere nella quarta stagione. So it's like a kung fu monk, so it's got a lot of features. So I do the sketch and then I give a lot of explanations.
Ecco, quindi ha, come vedete, molte caratteristiche, molte descrizioni che io aggiungo per far poi elaborare il personaggio. Intanto io approfitterei per chiedergli che cosa prova nell'aver ottenuto un successo planetario con questo prodotto, perché la vita non è mai scontata. Well, I'm very happy about it, but I don't really have time to think about it because we got so much work to do that it's really difficult to take the proper measure of it. Beh, in realtà non ho molto tempo nemmeno per pensarci, abbiamo veramente tante cose da fare, quindi non riesco veramente a trovare il tempo per farlo. But it's when I'm invited in such events and that I see people from everywhere in the world that I can really appreciate how how the show is beloved all around the world, and it's really amazing because we did something that for me is really French. Obviously, it's done in Paris, but it presents a lot of French customs and everything, and the themes, what the story tells includes a lot of French things. So obviously, for you here in Italy, I think you will understand. You all understand this. We are like our countries are brother and sister, and our cousins. I don't know what to say it, but we are very close and related. So it's easy for you to understand. But when you go to countries that are more far away on other continents, it's amazing that people still enjoy it and understand it, and everybody is very touched by the stories. Ma è proprio quando vengo in eventi come questo che vedo effettivamente quanto viene apprezzato il mio prodotto, e allora lì sono veramente contento, soprattutto perché comunque in Miraculous ci sono molti elementi francesi, ovviamente creato a Parigi, e ci sono però tanti temi, dettagli che derivano proprio dalla Francia, e ovviamente voi in Italia, essendo comunque un paese vicino al mio, sapete e potete capire meglio, però comunque sia vedo persone anche che vivono in altri continenti, quindi lontani dalla Francia, che però comunque apprezzano e capiscono tutti i dettagli francesi, e questo mi fa veramente contento. Vorrei fargli una domanda, vorrei chiedergli qual è il mercato che lo ha colpito di più e dove magari non pensava che avrebbe avuto successo, e invece sì. The series is the series is very successful in two countries. Spain and Brazil, and I didn't expect the series to be so successful in these two countries. I'm very glad it's successful in Spain, and I think I can understand maybe a bit why. There is a Latin way of telling stories, and I think they can relate to this as French people and Italian people. And also maybe because the pattern of Ladybug, which is red with black dots, is something that is very important culturally in Spain, because this is the kind of pattern you often find on the flamenco dresses, you know, the dresses that flamenco women wear, and maybe that's why it's they find it familiar. Per esempio la serie è apprezzata e molto amata in due paesi, che sono la Spagna e il Brasile, e io non mi aspettavo di ricevere così tanto successo in questi due paesi. Forse capisco un po' di più la Spagna, perché comunque, essendo come l'Italia un paese vicino, hanno un modo di vedere abbastanza simile, e in più anche il disegno di Ladybug, appunto sfondo rosso con i puntini neri, comunque in Spagna viene ritrovato molto spesso, per esempio nei vestiti delle donne che ballano il flamenco, quindi magari è apprezzato anche un po' per quello. And the serie is also very successful in Brazil, and I still don't understand why, but I'm very glad about it, because a part of my family, and you see a part of the family of my family here, just in front of the scene. So part of my family is usually.
questa stupenda bimba e suo figlio. Quindi la serie, come vi dicevo, ha molto successo anche in Brasile e ancora non riesco a capire il motivo, però ne sono molto felice e stavo dicendo appunto che parte della mia famiglia, fra cui una qua davanti a me. And so I'm very glad about it, and I hope it will continue. So your family is from Brazil as well? Yeah, my wife is Brazilian. Quindi, come vi dicevo, mia moglie per esempio è brasiliana, quindi apprezzo che venga comunque amato anche in Brasile. But the series is successful everywhere, and I didn't expect that. Even in Germany, I remember I was invited in Dokomi in Düsseldorf in 2015. So it was even before the show was broadcasted on television, and it only had begun in Korea and France, and not in Germany. But I was invited in Dokomi, and when I get there, I thought, well, there won't be anybody to the conference and everything. But when I stepped up in the room, there were like 200 people singing the opening and dressed as characters of the show. And the show wasn't even broadcasted in Germany at that time, so it was just amazing. E un'altra cosa che mi ha veramente stupito è quando sono stato invitato a Düsseldorf in Germania nel 2015, prima addirittura che la serie venisse data in televisione in Germania, ho detto non ci sarà nessuno a quell'evento, invece c'erano 200 persone che come sono entrato hanno iniziato a cantare la canzone e erano vestiti come personaggi della serie, quindi mi ero veramente stupito da questo. So I'm trying to do something more elaborate, so please forgive me if it's not maybe as pretty as other artists you may see during this event. Sto cercando di fare qualcosa di più elaborato, perdonatemi se non sono così bravo come altri artisti che potrete trovare qui al Lucca Comics, ma ci sto provando. But they forced me to do it, so I'm doing it. Ma mi hanno detto di farlo e quindi lo faccio. So while I'm doing it, don't hesitate to ask any question you'd like. Don't hesitate to tell me what did please you during these new episodes and everything. I'd really love to hear your reaction about what you've seen so far. E quindi mentre disegno, se volete farmi qualche domanda o se volete dirmi cosa vi piace in particolare degli episodi, sono qua apposta e ne sono molto contento di sentirlo. Se qualcuno ha domande, io non so se c'è un microfono in giro. Vabbè, comunque in qualche maniera vi sentiamo, questo in generale, adesso apriamo comunque questa possibilità. Io intanto gli vorrei chiedere una cosa in realtà in parte nota, ma come mai proprio una coccinella, poi un gatto nero, poi anche tanti altri, perché proprio loro? Ladybug. I created this character by chance. In fact, I'm sure many of you already know this story, but I was working on a series called W.I.T.C.H at that time. I don't know. I'm sure you know of it because it's an Italian creation. So I heard it's kind of famous here. Beh, forse la storia la conoscete già un po', in realtà la coccinella è venuta fuori un po' per caso, stavo lavorando alle W.I.T.C h, che probabilmente conoscete visto che è un'opera italiana. So I was working on that show as a story artist, and then a girl joined the team, and she had a ladybug on her shirt. E quindi mentre stavo appunto lavorando per le W.I.T.C h è arrivata una ragazza che si è unita alla squadra e lei sulla maglietta aveva una coccinella. Oh, d'accord. Okay. And so she had a ladybug on her shirt, and so as it's a custom in the animation studio, we started to exchange drawings on sticky notes, just for fun. And the stickies we exchanged together were based on Ladybug jokes.
E praticamente, come succede sempre in questo tipo di settore, ci scambiamo molto spesso piccoli disegnini e i disegnini che noi ci scambiavamo erano tutti sulla coccinella. And on one of the sticky notes, I draw her as a Ladybug superhero. So basically, it was just her, was dressed with the mask and the suit, and that was it. She was already wearing pigtails, ponytails like this, and that was it. And when I finished the drawing, I gave it to her, and I was like, well, this character is really nice. And I don't recall any character based on any superhero based on the Ladybug. I've seen many superheroes based on other animals, such as the spider, the bat, and other animals like this, but the Ladybug never. E quindi uno di questi disegnini che ci stavamo scambiando, praticamente in uno di questi io l'ho disegnata, ho disegnato lei vestita da coccinella, quindi aveva la maschera, aveva il vestito, aveva già le codine e gliel'ho dato. E lei quando l'ha visto ha detto, ma lo sai che nessuno ha mai fatto un supereroe da coccinella, cioè ci sono altri animali, ci sono il pipistrello, il ragno, però mai la coccinella, quindi potresti farci qualcosa. So I thought, well, let's try to do something with her, and et voilà. That many years later, here I am talking about this character with you, and it's been like a quarter of my whole life now. E quindi così ho dato il via a Ladybug, che mi ha portato a essere qui oggi con voi e su cui ho lavorato per praticamente quasi un quarto della mia intera vita. Io vorrei chiedergli anche quali sono le sue ispirazioni, non solo per Ladybug e tutto il suo mondo, ma anche in generale per la sua arte in maniera assoluta, non so, altri prodotti animati, storici o meno, altri, non so, anche film dal vero o fumetti. So what are your inspirations for your art in general? So comic books, what inspires you to create something? Most of the time, what inspires us when we create the stories is what we live in our daily life, mostly. But if I had to state some influences, I'd say that I'm mostly inspired by for Ladybug by American comic books, obviously, and especially Superman, because of the inspirational character Superman is. Beh, diciamo che più che altro ciò che ci ispira e mi ispira a creare, mentre creo queste storie, è ciò che vivo e che viviamo quotidianamente nella nostra vita. Però se dovessi dire ciò che veramente mi ispira, ovviamente, soprattutto per Ladybug, mi sono ispirato molto al personaggio di Superman qui nei fumetti americani, perché trovo che Superman sia veramente un personaggio che mi ispira molto, per me lo è veramente. And of course, I grew up with in the library of my father, who is a huge comic book collector. So I read many comics from all around the world, including Italian comic books as well, such as Dog, Nathan Nether, Diabolique, and everything. In più sono cresciuto andando nella piccola libreria, biblioteca di mio papà, che era un grandissimo collezionista di fumetti e collezionava fumetti da tutto il mondo, e quindi ho letto tantissimi di questi, fra cui anche alcuni italiani, Dog, Diabolique, eccetera, eccetera. Tra l'altro lui ha lavorato anche in qualche maniera alla serie animata di Diabolic, forse ha lavorato agli storyboard, perché lui ha lavorato a storyboard di un sacco di prodotti prima di diventare autore. Sì, chiedo. Yeah. I worked as a story artist on Diabolique. There was a cartoon in 1988, I think, and I just loved it. It
It was like every episode was like a Hollywood movie. The scripts were amazing, and it's been such a pleasure to do it. I do it again with great pleasure. Sì, ho collaborato alla storia di Diabolic, c'era un cartone che, se non ricordo male, era del 1988, io ho amato lavorare a quel cartone. Ogni episodio secondo me aveva una sceneggiatura veramente degna di un film di Hollywood e quindi mi è piaciuto veramente molto lavorarci. Intanto lui dice che non sa disegnare ma sta facendo un capolavoro, non so per quale motivo. Well, at that time, when we were working on Diabolic, everything was done traditionally. We didn't have powerful softwares and everything, and it's a shame. I really wish they made a remake of Diabolic in animation or maybe live action. It would be so awesome. E poi quello che vorrei che facessero è una remake di Diabolic, perché all'epoca non avevamo i software, quindi mi piacerebbe vedere una cosa un po' più moderna. E adesso c'è in lavorazione in Italia, non so se lo sa, un film dal vero. Stanno girando qualche settimana fa a Bologna. They're filming something about it in Bologna in the past few weeks. Oh, great. Real movie. Looking forward to it. Ok. Non vedo l'ora di vederlo allora. And here it is. Wow.